le zeppole calabresi di castagne, tipica ricetta per le festività di Natale e Capodanno. Mi occorre 300 g di farina di castagne, 200 g di farina 00, 8 g di lievito di birra fresco, 100 g di patata bollita e schiacciata, 5 g di sale, 550 ml di acqua. Iniziamo la preparazione. Metto il lievito in una bowl e lo sciolgo con l'acqua. Una volta sciolto aggiungo la patata, mescolo e inizio a mettere le farine, setacciandole. Inizio con la farina di castagne. Poi aggiungo la farina 00. Piano piano aggiungo l'acqua. La consistenza deve essere questa. A questo punto aggiungiamo il sale. Una volta aggiunto il sale è pronto, lo copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Una volta raddoppiato di volume, scaldo dell'olio d'arachide in una padella. Quando la temperatura dell'olio arriva a 180 gradi possiamo friggere. Ci aiutiamo con 2 cucchiai, prendiamo un po' di impasto e l'adagiamo nell'olio, in questo modo. Doriamo bene da entrambi i lati. Quando dorate bene le togliamo e le mettiamo in carta assorbente. E le facciamo tutte in questo modo. Una volta cotte sono pronte da gustare. Ne faccio vedere una come sono venute dentro. Guardate che bontà e come sono soffici. Alberelli salati. Mi occorre melagrana, olive, pistacchio tritato, maionese, tonno e formaggio morbido quanto basta e pancarré quanto basta. Iniziamo la preparazione. Nel tonno aggiungo il formaggio morbido e inizio a preparare il ripieno. Metto le olive, mischio
Ed è pronto il ripieno. Prepariamo il pancarré. Mettiamo il ripieno. Copro con l'altro pancarré, pigio e faccio gli alberelli con una forma apposita. La parte rimanente si può utilizzare anche così. Una volta pronti li decoriamo. Mettiamo sopra della maionese. A questo punto con la parte della maionese li passo nel pistacchio, in questo modo. A questo punto metto dei chicchi di melagrana. A questo punto continuo a farli tutti così. In un piatto ho messo della rucola e con il pancarré ho fatto delle stelline. Ora appoggio sopra gli alberelli. Ora metto un po' di melagrana. Ed eccoli pronti per servire. Eccoli pronti da gustare. Un semplice risotto ai gamberi. Mi occorre 300 g di riso carnaroli, 400 g di gamberi già puliti, prezzemolo, olio, pepe e sale quanto basta e una cipolla di 100 g, un goccino di vino bianco, brodo vegetale quanto basta. Io precedentemente l'ho fatto con carota, sedano e cipolla. Iniziamo la preparazione. Metto l'olio nella padella quanto basta, la cipolla e porto sul fuoco. Faccio soffriggere un po' la cipolla e poi metto il riso.
Quando ha soffritto un po' la cipolla, metto il riso e faccio tostare un po' il riso. A questo punto sfumo con un po' di vino bianco. Inizio a mettere il brodo e facciamo cuocere. Quando vediamo che si asciuga, mettiamo sempre del brodo. Prima di ultimare la cottura, metti i gamberi, mischio, ora aggiungi il pepe, il sale e ultimiamo la cottura. Ultimata la cottura, spengo, metto un po' di prezzemolo, metto un po' d'olio e mischio. Pronto da servire. Ho impiattato con un coppa pasta, semplicemente. Stoccafisso con le olive. Mi occorre 1 chilo di stoccafisso, 3 pomodorini fatti a pezzettini, 50 g di cipolla, prezzemolo, alloro, origano e peperoncini quanto bastano, olive in salamoia quanto bastano, sale e olio quanto basta. Iniziamo la preparazione. In una padella inizio a mettere dell'olio in abbondanza. Metto la cipolla e faccio soffriggere. Ammorbidita la cipolla, aggiungo il pomodoro. A questo punto metto lo stoccafisso. Metto l'alloro, l'origano, il prezzemolo, il sale, copro e faccio cuocere. Metto un po' d'acqua.
Dopo 15 minuti di cottura aggiungo le olive. Facciamo cuocere per altri 5 minuti ed è pronto. A questo punto spengo e impiatto. Eccolo pronto da gustare. Faccio dei tartufi. Mi occorre 300 g di pandoro, 100 ml di caffè, 100 g di nocciole tostate, 100 g di cioccolatini che sono rimasti, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero, cacao quanto basta, un goccio di rum, pirottini quanto bastano. Inizio la preparazione frullando il pandoro, lo spezzo con le mani e lo metto in un frullatore. Inizio a frullare. Questa deve essere la consistenza del pandoro frullato. Lo metto in una bolla, frullo i cioccolatini insieme alle nocciole. Una volta frullati metto nel pandoro. Inizio a mettere il mascarpone, metto lo zucchero, metto il rum e verso tutto il caffè e inizio ad impastare. Quando è bello legato in questo modo, preparo i tartufi. Prendo un po' di impasto e faccio una pallina e poggio sul cacao. Li faccio prendere nel cacao. E li metto nei pirottini. Una volta pronti tutti, preparo così il pirottino. Eccoli pronti da gustare. Ve ne faccio vedere uno tagliato. Guardate che bontà! Grazie della visione, alla prossima! Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.